Bentornati su Mania delle serie turche, il posto dove le storie d'amore non si limitano a essere raccontate, le viviamo, le analizziamo, le respiriamo insieme. Oggi ci addentriamo in un incontro che ha tenuto tutti con il fiato sospeso e, ammettiamolo, ha toccato anche le corde del nostro cuore. Stiamo per sciogliere i nodi di una reunion inaspettata, quella di due ex che il tempo non è riuscito a spegnere, ma soltanto a mettere in pausa. Se amate i racconti di seconde possibilità, le scelte coraggiose e quelle svolte che sembrano arrivate per destino, sistematevi comodi. Questa è una storia che parla di un amore riacceso. Il titolo l'ha suggerito senza giri di parole, è vero. Parliamo proprio di un ritorno di fiamma, di due persone che hanno conosciuto l'intensità della passione, hanno percorso strade diverse, e ora si ritrovano con uno sguardo nuovo, un passo più sicuro. Una maturità che li rende pronti a riprovarci davvero. Come ci sono riusciti? Qual è il segreto che ha trasformato una memoria dolce amara in una fiamma viva? Scopriamolo, passo dopo passo. Immaginate questo scenario. Due anime che si sono incontrate quando tutto sembrava possibile, che hanno costruito un legame capace di travolgere chiunque li osservasse, e che poi, per motivi che conoscono fino in fondo solo loro, hanno imboccato strade diverse. La vita, con la sua ironia a volte spietata, ha preso il timone. Forse incomprensioni, forse pressioni esterne, forse semplicemente due percorsi in crescita che non riuscivano più a viaggiare paralleli. Eppure, quel bagliore iniziale non si è mai spento del tutto. È rimasto lì, sopito, come una brace sotto la cenere, in attesa di aria nuova. Quando arriva il momento del loro rincontro, non si tratta di un incrocio distratto in una strada affollata. No, è qualcosa di diverso, quasi sospeso. Un frammento di tempo in cui il mondo sembra decidere di rallentare. Quello che si percepisce, da ciò che si sussurra, da quello che traspare negli sguardi, dai dettagli che i curiosi notano senza dire, è un turbinio di emozioni, sorpresa, nostalgia, una tensione dolce e, sì, anche quella fragilità che si prova quando ci si espone di nuovo. Rivedere la persona che un tempo era un rifugio e un orizzonte insieme non è mai semplice, è un tuffo simultaneo nel passato e in un presente che promette. Ciò che affascina in questa storia, e che secondo me ha rapito molti, è l'autenticità con cui tutto sembra prendere forma. Non c'è il sapore di una riconciliazione costruita a tavolino, né una passerella di apparenze. C'è, piuttosto, l'idea di due persone che, dopo aver vissuto, lavorato, sbagliato e imparato, si ritrovano con una consapevolezza nuova. Khan guarda a Dimet con l'attenzione di chi sa cosa rischia e cosa desidera. Dimet osserva Khan con quella luminosa serenità di chi ha compreso i propri confini e il proprio coraggio. È una riscoperta reciproca, lenta e concreta, che non ha bisogno di proclami per sembrare vera. Come si manifesta un ritorno così? Attraverso parole che si allungano fino a notte fonda. Ricordi condivisi che, raccontati oggi, hanno il sapore di una memoria addolcita dall'esperienza. Risate che scoppiano nel momento esatto in cui una frase, un gesto, una piccola abitudine riaffiora. E poi i silenzi, quelli che non pesano ma avvicinano. Chi li ha visti da vicino racconta di sguardi che si inseguono, di mani che si sfiorano per un attimo in più del dovuto, di telefonate che non si ha il coraggio di interrompere perché, quando si tocca quel ritmo raro, interrompere sembra quasi un torto. Non parliamo di un semplice "ci rivediamo". Qui c'è un sentiero che si ricostruisce, un ponte che viene riparato con cura, tassello dopo tassello. Le cose che li hanno uniti allora. Compatibilità, jogging privati, quella chimica che non si finge, sembrano non essersi dissolte. Anzi, col tempo hanno assunto un peso nuovo. Non sono più i ragazzi che volevano tutto e subito, sono due persone che hanno imparato a scegliere, a dire di no, a difendere uno spazio per ciò che conta davvero. Il fatto che si parli di amore rinato non è un'etichetta esagerata. È la sensazione che si avverte intorno a Khan e Dimet quando compaiono nello stesso luogo, quando un dettaglio negli occhi di uno si accende per l'altro. E allora torna la domanda: cosa fa riemergere con tanta forza un sentimento che sembrava archiviato? Forse la base che c'era non è mai stata fragile. Quando un legame autentico mette radici,
può restare silente per anni e poi, al varco giusto, rifiorire. L'occasione, stavolta, è arrivata per entrambi nel momento in cui avevano gli strumenti per proteggerla. I gesti sono piccoli, ma parlano forte. Uno sguardo che indugia, una frase lasciata a metà perché l'altro la completa, la familiarità con cui si creano un angolo di mondo, pur in mezzo alla confusione. Poi ci sono i messaggi spediti a tarda sera, le chiamate che cominciano con solo un minuto e si trasformano in 2 ore. È così che si costruisce il racconto di un amore riscoperto. Non con fuochi d'artificio, ma con la costanza di attimi che diventano prova. Le seconde possibilità non sono mai un terreno facile. Per mettersi in gioco di nuovo servono nervi scoperti, sincerità, e soprattutto la scelta di fidarsi. Khan, con la sua determinazione, e Dimet, con la sua sensibilità forte, hanno deciso di correre il rischio. Hanno aperto di nuovo la porta allo stesso cuore che in passato li aveva fatti volare e vacillare. E quando diciamo che si sono innamorati, non parliamo solo di loro due che si riscoprono, parliamo anche di ciò che questa storia risveglia in chi li guarda. Perché queste reunion ci parlano, ci ricordano che l'amore, quello vero, sa aspettare, resistere, ripresentarsi in forme nuove. Sarebbe ingenuo fingere che non ci siano ostacoli. C'è il tempo che è passato, ci sono vite professionali esigenti, ci sono abitudini consolidate in solitudine. Ma quando il legame è genuino, tutto questo finisce per diventare un banco di prova. Khan e Dimet sembrano arrivati a questo bivio con un bagaglio prezioso, la capacità di riconoscere i propri punti deboli, la chiarezza su ciò che sono disposti a dare e a proteggere. Dove prima potevano esserci scontri, ora c'è la possibilità di discussioni oneste. Dove prima la fretta faceva danni, ora c'è il ritmo giusto per respirare insieme. Provate a immaginare il loro primo saluto dopo tanto tempo. L'imbarazzo tenero, quell'istante in cui non sai se parlare del presente o di ciò che avete condiviso, e poi, pian piano, le parole arrivano. Uno dice, ti ricordi quella notte, e l'altro scoppia a ridere prima ancora di rispondere. E arriva anche la parte più delicata, raccontarsi cosa è successo nel frattempo, le cadute e le risalite, le scelte difficili, i sogni nuovi. È in quel momento che capisci se la magia è ancora lì. Quando l'ascolto non pesa, quando ti accorgi che stai guardando l'altro con occhi diversi e, allo stesso tempo, familiari. Perché si torna a credere nel lieto fine? Forse perché storie come questa ci restituiscono una forma di speranza. Ci dicono che, anche dopo le delusioni, si può ricominciare. Che a volte la vita non cancella, ma modula. E allora l'amore si riscrive con l'inchiostro della maturità, e diventa più vero proprio perché ha conosciuto le crepe. Khan e Dimet, con questo incontro, ci mostrano che non sempre c'è un punto definitivo. A volte c'è una pausa, una metamorfosi, un altro capitolo con pagine bianche. La loro energia, quando sono vicini, racconta di pazienza e scelta. Non c'è bisogno di proclami. Si vede nelle attenzioni minuscole, prendere il tempo per capire dove si è sbagliato, non rifugiarsi nei non detti, concedersi la libertà di essere vulnerabili. E non è un caso che tanti si sentano coinvolti. La loro storia parla a chi ha amato e ha avuto paura, a chi ha lasciato andare e poi ha capito che non tutto era finito. Nessuno dice che sarà un cammino senza scosse. Ci saranno giornate complicate, ci saranno voci esterne che tenteranno di leggere più del necessario, ci saranno impegni che proveranno a imporre ritmi opposti. Ma la differenza, adesso, è la lucidità. Khan sa quanto vale proteggere quello spazio privato in cui l'amore respira. Dimet sa riconoscere cosa le fa bene, e difenderlo con grazia. Insieme, hanno la possibilità di trasformare ogni ostacolo in una verifica, una prova del 9 che consolida anziché erodere. E adesso, pensate alle prime conversazioni, quando la distanza si stava sciogliendo. Quel ciao che apre mondi. Quella confidenza improvvisa che scatta come se non fosse passato nemmeno un giorno. Forse hanno scelto un posto neutro per rivedersi, un angolo tranquillo, lontano dagli occhi indiscreti. Forse hanno preferito non cambiare cornice, rimanendo fedeli a ciò che da sempre li rende complici, parlare davvero,
guardarsi senza difese, ridere forte. In ogni caso, la sensazione è la stessa, la magia non si è spezzata, si è evoluta. Ciò che colpisce, più di tutto, è come questa storia ci inviti a credere che il tempo, a volte, non toglie, ma lima. Khan, con la sua naturale carica magnetica, e Dimet, con la sua luce spontanea, si trovano oggi a incrociare i passi con maggiore equilibrio. Non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno. Hanno solo bisogno di mostrarsi a vicenda quello che sono diventati, due persone intere, pronte a sommare, non a colmare vuoti. E mentre noi ci lasciamo trasportare dai dettagli, è impossibile non notare come questa vicenda abbia acceso l'immaginazione di tanti. C'è chi vede in loro un simbolo di resilienza sentimentale, chi li sente vicini perché sa cosa significa incrociare di nuovo qualcuno che si è amato davvero. E se la loro è una fiamma che torna a bruciare, non è fuoco che consuma, ma calore che costruisce. Alla fine, se dobbiamo riassumere ciò che abbiamo imparato da questo capitolo, è che le storie non seguono sempre una linea dritta. A volte prendono la forma di una spirale, a volte quella di un cerchio che si chiude nel punto giusto. Il ritorno di Khan e Dimet ha catturato la nostra attenzione perché parla della tenacia dell'amore, della bellezza delle seconde possibilità, della magia che scaturisce quando due cuori, che un tempo hanno battuto all'unisono, trovano il coraggio di cercarsi di nuovo. La loro connessione appare vera, radicata, sostenuta da una continua riscoperta reciproca che emoziona loro e chi li osserva. È stato un piacere esplorare insieme questa storia, lasciarci accompagnare dai dettagli e dai sussurri, da ciò che non viene detto ma si indovina in ogni gesto. Ora sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Credete nelle seconde possibilità? Vi è mai capitato di ritrovare qualcuno che credevate perduto? Raccontatelo qui sotto, leggere le vostre esperienze è sempre un viaggio. E se questo video vi ha emozionato e desiderate altre storie come questa, lasciate un bel like, condividetelo con chi ha bisogno di un po' di speranza, e soprattutto iscrivetevi a Mania delle serie turche attivando la campanella. Non perdetevi i prossimi capitoli, certe fiamme, quando tornano a brillare, sanno illuminare più di prima. E chissà, forse il bello è proprio questo, non cercare di prevedere, ma essere pronti ad accogliere. Khan e Dimet, oggi, sembrano voler scrivere un nuovo pezzo della loro canzone. Non è un ritornello ripetuto, è una strofa inedita, con parole scelte e note più profonde. E noi siamo qui, attenti, partecipi, pronti a seguirli mentre trasformano un ricordo in un presente. Non sarà perfetto, non lo è mai. Ma potrebbe essere vero, e il vero, in amore, vince il resto. Soprattutto quando la vita concede la rara fortuna di ritrovarsi proprio quando si è pronti a non perdersi più. E allora, fino al prossimo incontro, portiamo con noi l'immagine di due persone che si scelgono di nuovo. Perché a volte basta quel passo, lieve e deciso insieme, per cambiare il destino di una storia. E questa, qualunque sia il futuro, è già una bella notizia. L'amore, quando torna, non fa rumore. Però si sente. E resta.